Ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi, carissimi amici, andiamo avanti a guardare le nostre monete. Guardiamo la serie annuale divisionale ufficiale 2010, ma in fondo specchio, quella dedicata al centenario dell'Alfa Romeo. Abbiamo già visto la divisionale, la serie annuale in fior di conio, ma oggi guardiamo una cosa veramente molto più speciale, perché le monete con la finitura in fondo specchio, cioè nella versione proof, sono tutta un'altra cosa, nonostante il disegno è sempre uguale, ma la finitura fa tantissimo la differenza. Per quanto riguarda questa divisionale, molto ricercata che questa sia in Italia sia all'estero, un po' di meno per quanto riguarda la versione fondo specchio, ma le cose stanno cambiando, cioè le monete, diciamo, nella versione fondo specchio stanno prendendo un po' piede negli ultimi anni e questa divisionale ha cominciato a essere vista molto meglio, cioè molto di buon occhio negli ultimi anni. Infatti il prezzo ha pareggiato quella della divisionale in fior di conio. Per quanto riguarda l'emissione, abbiamo l'emissione con scatola confezione certificata, un po' come tutte le emissioni in fondo specchio. In questo caso però abbiamo solo la parte frontale della scatola in colore rosso, mentre la divisionale in fior di conio era completamente in tutta rossa, ma adesso, se riesco a raggiungerla, perché ce l'ho qui vicino, ve la faccio vedere. Come possiamo notare, questa era la divisionale in fior di conio e questa la divisionale in fondo specchio. Cambiano le cose perché qui abbiamo solo la parte frontale rossa. Adesso la metto via, la spostiamo in là e andiamo a vedere le nostre monete in fondo specchio, che è quello che ci interessa. Qui abbiamo come sempre la parte centrale e il logo dell'Alfa Romeo in questa posizione qui, conio 2010, serie di monete a corso legale, official coin set proof, cioè versione fondo specchio in questa posizione. Molto bella, devo dire, la scatola. Qui abbiamo i lati della scatola dove troviamo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, www.ipzs, il vecchio logo della nostra zecca. Andiamo a guardare l'altro lato dove facciamo attenzione a questo lato qui, perché abbiamo serie di monete a corso legale, 2010 il conio in questa posizione qui, proof, cioè fondo specchio, 10 pezzi, perché vi ricordo che le monete all'interno sono 10, abbiamo 10 valori, perché abbiamo il set da 1 centesimo fino a 2 euro, più il 2 euro cumulativo e in più 5 euro in argento, perciò facciamo attenzione. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro in questa posizione qui. Quando troviamo questo stemma con questa scritta qui, vuol dire che è un'emissione ufficiale della nostra zecca, facciamo attenzione. Andiamo avanti, guardiamo la scatola, non c'è nulla, sul rovescio è completamente bianca, non c'è nulla, perciò andiamo a guardare l'interno. Troviamo ovviamente la nostra bella confezione con lo stemma della Repubblica in questa posizione qui, nel centro della confezione, con i filamenti argentati, facciamo attenzione sempre ai dettagli. Andiamo a guardare l'interno dove troviamo tutte le monete in fondo specchio, sono veramente bellissime. In più abbiamo il nostro certificato e andiamo a dargli un'occhiata subito al nostro certificato, un'occhiata veloce più che altro. Abbiamo già visto i dettagli tecnici della moneta. Qui abbiamo un certificato con solo 2 pagine, molto semplice. Abbiamo la parte frontale, all'interno avete le descrizioni sia per quanto riguarda il dritto e il rovescio della moneta, ma ci sono anche un po' di cose per quanto riguarda la storia dell'Alfa Romeo, in italiano a sinistra, in inglese a destra, e qui abbiamo i dettagli tecnici in fondo in inglese, ma noi andiamo a vedere quelli in italiano perché è quello che a noi interessa. Come possiamo notare, in questa posizione avete, come sempre, vi ricordo, nel 2010 serie di moneta a corso legale in fondo specchio, e qui abbiamo le caratteristiche tecniche per quanto riguarda il 5 euro in argento. Valore facciale 5 euro, lo abbiamo già visto anche nella serie in fior di conio, non cambia nulla, peso, diametro sono uguali, ma cambia la finitura. L'argento per quanto riguarda il titolo è sempre uguale, perché abbiamo metallo argento 925, proof però fondo specchio in questa posizione qui, ce lo ricordano che è in fondo specchio. Poi facciamo attenzione, diametro 32 mm, peso 18 grammi e qui fate attenzione, contingente 5.000 pezzi, sono veramente tantissimi, no per niente, sono pochissimi in realtà, perché questa divisionale è stata molto ricercata sia in Italia ma anche all'estero e, come vi ho detto, ha preso piede perché diciamo che le divisionali in fondo specchio sono sempre più ricercate. Una volta era l'inverso, erano quelle in fior di conio che erano più ricercate, ma ultimamente negli ultimi anni sono molto più ricercate
le divisionali in fondo specchio. Bordo, zigrinatura spessa continua, facciamo attenzione in questa posizione qui. Andiamo a guardare insieme tutte le monete, sono veramente molto belle. Qui abbiamo tutto il set completo. Sapete che per tirare fuori le monete dalle confezioni che sono state fatte nei primi anni c'è veramente da diventare matti, c'è da spaccarsi le dita. Purtroppo io non le tiro fuori, se fate caso che il 5 euro l'ho estratto già un po', perché se no devo veramente diventare matto dopo per estrarre la moneta. Qui abbiamo tutto il set completo da 1 centesimo, 2 e 5, che adesso vi faccio vedere più da vicino perché sono veramente molto belle. Guardate quanto sono belle le monete, non hanno fatto la patina, cioè sono ancora molto belle, tranne l'1, 2 e 5 che sono un po' più rossi, ma per il resto tutte le altre sono rimaste uguali. Andiamo a vedere, qua abbiamo già l'euro in questa posizione qui, conio 2010, guardate come brilla e come bella la moneta. Qui abbiamo in alto il 50, il 10 in centro e il 20 centesimi in questa posizione qui, sono veramente molto belle. Qui abbiamo il 2 euro commemorativo in fondo specchio in questa posizione, guardate come bella questa moneta. E qui abbiamo il 2 euro di Dante in basso in questa posizione qui. Dobbiamo fare attenzione perché quando parliamo del contingente, cioè della tiratura di 5.000 pezzi, non è solo per i 5 euro, ma è per tutte le altre monete, cioè vale anche per tutte le altre monete, perciò facciamo attenzione ai particolari. Qua abbiamo invece il 5 euro in argento, che adesso io vi avvicino perché voglio farvelo vedere molto più da vicino. È in fondo specchio, ma come abbiamo già notato molte volte, la parte diciamo che a noi interessa è anche in fior di conio, e guardate come sono belli i dettagli, perché tra le monete in fondo specchio e le monete in fior di conio, quando fanno questa lavorazione diciamo tra fondo specchio e fior di conio, si vedono molto bene i dettagli, cioè si esaltano molto bene i dettagli. Qui abbiamo come sempre, abbiamo già visto la moneta anche in fior di conio, nella parte centrale troviamo la Giulietta che è stata proprio creata per il centenario dell'Alfa Romeo. Poi subito sullo sfondo abbiamo la 24 cavalli, il primo modello della casa di automobilistica dell'Alfa Romeo, che è del 1910. Poi abbiamo la data 1910, il conio 2010 in questa posizione qui, la scritta Repubblica Italiana d'Arco. Brilla veramente tantissimo la moneta, faccio un po' fatica a metterla a fuoco perché ha una, eccola qui in questa posizione, si vede molto bene, guardate quanto è bella la moneta. Andiamo a vedere adesso insieme il rovescio, non l'ho estratta fuori, vediamo se riuscirò. Eccola qui, l'ho tirata fuori subito, sono stato anche molto fortunato. Ve lo faccio rivedere in questa posizione qui perché la moneta è veramente molto bella e devo dire che merita tantissimo. Come vi ho detto, avevamo già visto la moneta nella versione fior di conio, ma come possiamo notare nella versione fondo specchio è tutta un'altra cosa. Qui abbiamo nel centro della moneta il logo dell'Alfa Romeo, guardate l'effetto che fa il fior di conio in fondo specchio perché è veramente molto bello questo effetto. Il valore nominale 5 euro in questa posizione, la lettera R della Zecca di Roma la troviamo qui, la scritta centenario Alfa Romeo tutta ad arco, e in basso abbiamo l'autore Valerio De Seta in questa posizione qui. Per quanto riguarda il bordo, è godratura spessa continua, l'avevamo già vista anche sull'altra moneta, non cambia nulla, cambiano solo le finiture, poi peso, diametro e metallo è sempre uguale. Per quanto riguarda invece la parte del dritto della moneta, devo dire molto bella, moneta molto ricercata, più che altro la divisionale. Si vendono anche sfuse queste monete, fate attenzione perché come ho detto a molti interessa solo avere il 5 euro in argento, ma io come sempre vi do un consiglio di comprare tutto il set, perché poi alla fine andare a spendere quasi gli stessi soldi per comprare solo 5 euro quando potete avere tutto il set per 10 euro in più non vale la pena. È uscita dalla nostra zecca con un prezzo di 96 euro, cioè fate conto che la fior di conio è uscita con un prezzo di 46 euro 50 centesimi, invece quella in fondo specchio era uscita con un prezzo di 96 euro 40 centesimi, ma molto velocemente quella in fior di conio aveva già superato il prezzo di quella in fondo specchio.
oggi siamo vicini come prezzo, perché tra quella in fior di conio che costa tra i 110 e i 120 euro, anche questa in fondo specchio ha più o meno lo stesso prezzo, tra i 110 e i 120 euro. Dipende un po' poi dove andate ad acquistare diciamo la vostra divisionale. Comunque il mio consiglio, come sempre, non prendete solo il 5 euro, ma prendete tutto il set, sia per quanto riguarda la divisionale in fior di conio e sia per quanto riguarda la divisionale in fondo specchio. Io ho viste molte volte vendute sfuse, cioè da sole, ma non vale la pena per risparmiare quei 10-15 euro. Prendete tutto il set perché avete anche un valore aggiunto nel futuro. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio, vi saluto, aspetto come sempre i vostri commenti e niente. Io per oggi ho finito, ci vediamo nel prossimo video. Ciao e grazie a tutti.